uno schema di partite di poker truccate attraverso l'uso di lenti a contatto e occhiali speciali in grado di leggere le carte. Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Abbi pietà di noi e del mondo intero. atto di consacrazione alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio, uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
San Giovanni Paolo II, prega per noi, Santa Suor Faustina, prega per noi. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Jezu, fam Tobie, Jezu, fam Tobie, io confido in te, Gesù, nella tua misericordia. Gesù, fam Tobie, Gesù, fam Tobie, io confido in te, Gesù, nella tua misericordia. Sia lodato e ringraziato il momento. Divinissimo Sacramento, Sia lodato e ringraziato il momento. il Santissimo e Divinissimo Sacramento, Sia lodato e ringraziato il momento. il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Signore Gesù, ti presentiamo i nostri cuori, le nostre anime, così come sono, così come siamo. Accresci in noi la fede, la carità, la mitezza, la pazienza. E togli pian piano, Signore, tutto ciò che non è di te, tutto ciò che non serve, che non aiuta nel nostro cammino di fede e di santità. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani: Fratelli, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque io trovo in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Signore, come San Paolo, anche noi riconosciamo le nostre fragilità, riconosciamo il nostro peccato, sentiamo dentro di noi una lotta continua, desideriamo il bene, ma spesso cediamo al male che non vorremmo compiere. E in questo momento di adorazione non vogliamo nasconderci, Signore, ma portiamo davanti a Te la nostra povertà, tutte le nostre cadute,
le nostre incoerenze. E tu non ci giudichi, ma ci guardi con amore e ci ricordi che la grazia è più forte del peccato, che la tua misericordia è la nostra vera forza. Gesù, luce nella mia oscurità, vengo a te con il cuore ferito e stanco. Tu conosci la mia debolezza e non mi rifiuti. Riempimi del tuo spirito, perché il desiderio del bene diventi in me azione concreta. Fa che ogni volta che cado mi rialzi guardando te, non le mie miserie ferite, ma il tuo amore che salva. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Guardami, Signore, sono povero e solo. Come potrò annunciare la tua volontà? Tu, Signore, hai detto, farò di te il mio servo. Come saprò gridare la tua verità? Io sarò con te come luce che ti guida. Io sarò la tua voce, la tua forza. Io sarò la tua difesa, la tua salvezza. Sento il tuo coraggio, la tua forza mi sostiene. Insegnerò al tuo popolo la vera libertà. Sento la tua mano che mi guida nel cammino. Sarò profeta e guida per chi ti cercherà. Io sarò con te come luce che ti guida. Io sarò la
la tua voce, la tua forza. Io sarò la tua difesa, la tua salvezza. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Il grido di San Paolo diventa anche il nostro grido. Chi ci libererà? La risposta è in una persona, in te, Signore Gesù Cristo. Davanti a te, Signore, riconosciamo che la liberazione non viene dal nostro sforzo, anche se ci richiedi la collaborazione, ma tutto dipende dalla tua grazia. Quando ci sentiamo prigionieri del male, tu ci ricordi che la croce è la nostra via di libertà. Tu hai vinto il peccato e la tua vittoria è già dentro di noi. In te possiamo vivere da figli, non più da schiavi. Gesù mio Redentore, grazie per la tua croce. Mi hai liberato dal potere del peccato e mi hai donato una vita nuova. Voglio restare nel tuo amore, camminare nello Spirito e testimoniare che solo in te c'è vera liberazione. Rinnova in me il desiderio di santità, perché il bene che tu vuoi io lo viva ogni giorno con cuore riconoscente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non sono più
io che vivo, ma Cristo vive, vive in me. Il mio Signore che m'ha amato, donando la sua vita per me. La mia vita è crocifissa con Cristo, mio Signore. La mia vita che ora vivo è nascosta in Lui. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive, vive in me. Il mio Signore che m'ha amato, donando la sua vita per me. Con Lui morto, con Lui risorto per sempre, nella gioia. Da Lui redento sento lo Spirito vivere in me. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive, vive in me. Il mio Signore che m'ha amato, donando la sua vita per me. Signore Gesù, tu mi conosci, tu conosci il mio cuore diviso, le mie fatiche, le mie contraddizioni. Tu vedi il bene che desidero e il bene e il male che ancora mi imprigiona. Eppure non ti stanchi di me, mi cerchi, mi rialzi, mi ami sempre. E oggi ti consegno tutto ciò che sono, le mie cadute, i miei tentativi, tutte le mie speranze. Solo in te, Signore, trovo la forza di ricominciare. E tu non mi chiedi la perfezione, ma un cuore che si lascia amare e trasformare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et tanticum documentum novo cedat ritui, prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque, laus et jubilatio,
salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Insieme, Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Ti adoro ogni momento, o vivo pan del cielo, gran sacramento. Ti adoro ogni momento, o vivo pan del cielo, gran sacramento. Ti adoro ogni momento, o vivo pan del cielo, gran sacramento. O vivo pan del cielo, gran sacramento.
Preghiera a San Luigi Guanella. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O amato San Luigi Guanella, apostolo della carità e padre dei poveri, tu che hai speso la tua vita per alleviare le sofferenze dei più deboli e abbandonati, intercedi per noi presso il Signore. Insegnaci ad amare con il tuo stesso cuore compassionevole, a vedere Cristo in ogni fratello sofferente e a donare noi stessi senza riserve per il bene degli altri. Ottienici la grazia di essere strumenti di pace, giustizia e solidarietà e fa che seguendo il tuo esempio possiamo costruire un mondo più fraterno e giusto. San Luigi Guanella, amico dei poveri e difensore dei deboli, prega per noi e aiutaci a vivere nella luce della fede e nell'amore di Cristo. Amen. San Luigi Guanella prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio dolcissimo Divin Salvatore Gesù, io ti offro quest'ora, durante la quale, in unione con tutti i miei fratelli, desidero amarti, glorificarti e consolare il tuo adorabile cuore con il mio amore. Accetta a questo fine i miei pensieri, le parole, le azioni, le pene e soprattutto il mio cuore che ti dono senza riserva, perché lo consumi nel fuoco del tuo divino amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno Padre, accetta questa nostra preghiera al Sacro Cuore, affinché per mezzo dell'amore e del sacrificio di tuo Figlio sulla croce possiamo essere degni figli e apostoli del tuo infinito amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O mio Gesù, che hai detto, in verità vi dico, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Ecco che io picchio, io cerco, io chiedo la grazia. Qui, fratelli, possiamo chiedere la nostra grazia. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù. Confido e spero in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. O mio Gesù, che hai detto, in verità vi dico, qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve la concederà. Ecco che al Padre tuo, nel tuo nome, io chiedo la grazia. Qui, fratelli, possiamo chiedere la nostra grazia. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O mio Gesù, che hai detto, in verità vi dico, passeranno il cielo e la terra, ma le mie parole mai. Ecco che appoggiato all'infallibilità delle tue sante parole io chiedo la grazia. Qui, fratelli, possiamo chiedere la nostra grazia. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù. Confido e spero in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non avere compassione degli infelici, abbi pietà di noi, miseri peccatori, ed accordaci le grazie che ti domandiamo per mezzo dell'Immacolato Cuore di Maria, tua e nostra tenera Madre. San Giuseppe, Padre putativo del Sacro Cuore di Gesù, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. San Pio da Pietrelcina, prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Preghiera a San Luigi Guanella. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O amato San Luigi Guanella, apostolo della carità e padre dei poveri, tu che hai speso la tua vita per alleviare le sofferenze dei più deboli e abbandonati, intercedi per noi presso il Signore. Insegnaci ad amare con il tuo stesso cuore compassionevole, a vedere Cristo in ogni fratello sofferente e a donare noi stessi senza riserve per il bene degli altri. Ottienici la grazia di essere strumenti di pace, giustizia e solidarietà e fa che seguendo il tuo esempio possiamo costruire un mondo più fraterno e giusto. San Luigi Guanella, amico dei poveri e difensore dei deboli, prega per noi e aiutaci a vivere nella luce della fede e nell'amore di Cristo. Amen. San Luigi Guanella, prega per noi e per il mondo intero. Pace e bene a tutti fratelli e sorelle, recitiamo insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi con la Vergine Addolorata. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Vergine addolorata, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Vergine addolorata, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero del dolore contempliamo la coronazione di spine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Vergine addolorata, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù sul Calvario. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Vergine addolorata, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Vergine addolorata, prega per noi e per il mondo intero. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Durissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine
prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per il Santo Padre e per tutti i fedeli defunti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Pensiero di Padre Pio di oggi. Sappi che quando uno cerca con gran fretta ed avidità una cosa perduta, la toccherà con le mani, la vedrà con gli occhi 100 volte e non se ne accorgerà mai. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Preghiera a San Luigi Guanella. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O amato San Luigi Guanella, apostolo della carità e padre dei poveri, tu che hai speso la tua vita per alleviare le sofferenze dei più deboli e abbandonati, intercedi per noi presso il Signore. Insegnaci ad amare con il tuo stesso cuore compassionevole, a vedere Cristo in ogni fratello sofferente e a donare noi stessi senza riserve per il bene degli altri. Ottienici la grazia di essere strumenti di pace, giustizia e solidarietà e fa che seguendo il tuo esempio possiamo costruire un mondo più fraterno e giusto. San Luigi Guanella, amico dei poveri e difensore dei deboli, prega per noi e aiutaci a vivere nella luce della fede e nell'amore di Cristo. Amen. San Luigi Guanella prega per noi e per il mondo intero.
grande come il cielo. Se dovessi camminare per una valle nera, io non temerei alcun tipo di male, perché tu sei con me. Per me tu prepari una mensa davanti ai miei nemici, copri d'oro il mio capo, la mia coppa trabocca di gioia. Felicità e grazia mi saranno compagne per tutti i giorni della mia vita, il Signore sarà con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue d'acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera a San Leopoldo Mandic. O caro San Leopoldo, tu hai sempre aiutato e consolato quanti ricorrevano a te nelle loro necessità spirituali e materiali. Animato da grande confidenza, anch'io ricorro a te, così ricco di benevolenza e generosità. Nella tua vita hai provato il turbamento e la fatica di vivere con il tumore. Stammi vicino. Tu conosci la mia angustia e trepidazione. Vieni in mio aiuto. Sorreggi la mia fede, rafforza la mia speranza. Ottienimi la grazia di affrontare la sofferenza e le cure del mio male, superando positivamente questa prova. Intercedi presso il Padre affinché il mio cuore trovi la pace e la serenità vera. Fa che io possa, con animo riconoscente, ringraziare quel Dio misericordioso che tu stesso proclamavi medico e medicina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, nostro Padre, che in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione, infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Leopoldo Mandic, prega per noi.
Pace e bene dal santuario di San Leopoldo a Padova trasmettiamo la celebrazione dell'Eucaristia e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto al numero 205. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore, il Salvator, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore, il Salvator, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor. Siamo qui riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Anche questa mattina, con umiltà e sincerità, per poter celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo il nostro peccato e affidiamo la nostra vita alla misericordia del Padre. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Oggi pomeriggio nel nostro santuario arriverà la staffetta diocesana di preghiera per la pace. E allora celebriamo questa Eucaristia per chiedere veramente il dono della pace e della giustizia nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nel mondo intero. O Dio, Tu hai rivelato che gli operatori di pace saranno chiamati i Tuoi figli. Concedi a noi di ricercare sempre quella giustizia che sola può garantire una pace stabile e autentica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque io trovo in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte?
siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: insegnami, Signore, i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Tu sei buono e fai il bene. Insegnami i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Alleluia, 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 alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo. Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegna l'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? È la domanda che il Signore rivolge a ciascuno di noi oggi che abbiamo ascoltato questa sua parola. Il Signore Gesù ancora una volta viene a dirci e viene a proporsi a noi come colui che può portare veramente salvezza alla nostra vita, come colui che può portare la vera pace e la vera giustizia nella nostra vita. Gesù ci dice: volete una vita vissuta veramente nella pace? Volete una vita vissuta veramente nella giustizia? Cioè una vita vissuta nel modo giusto. Il Signore ci dice: io sono colui che vi insegna la strada
per arrivare a quanto desiderate nel profondo del vostro cuore. Addirittura l'ardire di dire: non ci sono altre strade che vi porteranno all'autentica pace e all'autentica vita giusta. Io sono l'unico e l'esclusivo che può insegnarvi la strada della verità. Io sono la via, la verità, la vita. Non io sono una via tra le altre, io sono una verità fra le altre, io sono una vita fra le tante che potete scegliere. No, io sono la via, la verità, la vita. Significa nessuno come me. Così il Signore si propone a noi. Ma lo professiamo continuamente anche quando partecipiamo all'Eucaristia. Ad esempio, prima di fare la comunione, proclamiamo quella triplice espressione di fede. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Solo tu, Signore, diciamo, sei capace di liberarci dal potere del peccato e della morte. Solo tu, Signore, ci hai donato la tua vita per liberarci dal male. Solo tu hai donato la tua vita per liberarci dalla possibilità di non essere giusti nella nostra vita. Solo tu puoi aiutarci a vivere veramente l'esperienza della pace vera, quella pace che tu hai vissuto e che sei venuta a consegnare lungo le strade del mondo. Anche San Paolo ha fatto questa esperienza. Io desidero fare il bene, la prima lettura di oggi, ma in realtà mi scopro anche capace di fare il male. Nella mia carne c'è il desiderio del bene, ma mi rendo conto che invece tante volte prevale il male. Chi mi libererà da questo corpo mortale? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. È Lui, il Signore morto e risorto, che ci libera, che ci dona la possibilità di una vita nuova, che ci dona la possibilità della vera giustizia e della vera pace. E allora abbiamo bisogno continuamente e umilmente di metterci alla sua sequela. Abbiamo bisogno continuamente di metterci in ascolto della sua parola, dei suoi insegnamenti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti, abbiamo pregato nel Salmo responsoriale. Perché tu, Signore, con la tua parola mi insegni il bene, mi insegni la giustizia, mi insegni il buono, mi insegni la verità, mi insegni il giusto modo di vivere la vita. E allora, Signore, abbiamo bisogno di imparare da te, sempre e comunque. Abbiamo bisogno di spogliarci della nostra superbia, del nostro spirito di autosufficienza e umilmente abbiamo bisogno di metterci alla tua scuola, perché senza di te, nella nostra vita, non scopriremo mai la vera pace e la vera giustizia. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te
perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto anche questo vino, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Lavalo, Signore. Purifica. Sorelle e fratelli, pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il benedetto della sua salvezza. Il sacrificio di salvezza del tuo Figlio, Re della pace, che ti offriamo, o Padre, in questo sacramento, segno di unità e di amore, rafforzi la concordia fra tutti i tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. Cosa veramente buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Con ferma speranza attendiamo la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voci unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Consegnandosi volontariamente alla passione, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore.
proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Di Anna Rosa e di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Desideriamo essere obbedienti alla parola del Salvatore. Desideriamo essere formati dal suo divino insegnamento. Ed è per questo che possiamo con sincerità pregare e dire, come Gesù, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci dal male. Concedi pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare al nostro peccato, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo e dona la pace. Beati noi anche oggi invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù, credo che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore e dalla tua Chiesa. Amen.
sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore. Mi conduci dietro te sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli lassù, dove più limpida l'acqua per me, dove mi fai riposare. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore. Anche fra le tenebre di un abisso oscuro, io non temo alcun male, perché tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore. Preghiamo. O Padre, donaci lo spirito di carità, perché, nutriti dal corpo e dal sangue del tuo Figlio unigenito, siamo in mezzo a tutti gli uomini operatori di quella pace che Cristo ci ha lasciato in dono. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Come dicevo prima, oggi pomeriggio alle 17:45 arriva nel nostro santuario, Chiesa Giubilare, la staffetta diocesana di preghiera per la pace. Un'iniziativa voluta dal nostro Vescovo Claudio, accogliendo l'appello di Papa Leone. Fino al 31 di ottobre questa staffetta raggiungerà un luogo giubilare della diocesi. Oggi arriva qui da noi, 17:45, preghiera del Rosario, meditato, celebrazione dell'Eucarestia e a seguire il canto del Vespro. E ora, prima della benedizione finale, al Signore, per intercessione di San Leopoldo, eleviamo la nostra preghiera che, come ogni venerdì, in questo nostro santuario va in favore di tutti i malati oncologici, di cui San Leopoldo, lo ricordiamo, è patrono. Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione
coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono al servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre competenza professionale con premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. San Leopoldo, patrono dei malati oncologici, tu che hai consolato coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria, fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca comunque sempre la gratitudine per la vita e la speranza che la salute possa ritornare. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa, per l'intercessione di San Leopoldo su di voi, sulle vostre famiglie, su quanti sono stati in comunione di preghiera con noi attraverso la TV o i social, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Testimoniate sempre l'amore di Dio con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. La resina è solo per chi vuole il meglio e con EmiPub trovi anche il prezzo migliore. Per capannoni, esercizi commerciali e abitazioni. Con EmiPub hai il prodotto migliore, 100% italiano e la posa è effettuata da esperti artigiani. Telefono 340 830 99 66. Chiama per un preventivo gratuito oppure visita il nostro sito www.emipub-resine.it. Solo alla Prix 2 offerte così, oltre 200 prodotti a prezzo bloccato o ribassato e tantissimi prodotti in 3x2 come mozzarella Granarolo a 66 centesimi al pezzo. Prix, fatti furbo, vieni Prix. I love you Prix. Amici, ben ritrovati dal vostro... Preghiera a San Patrizio Vescovo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Patrizio, Vescovo d'Irlanda, tu che hai diffuso il messaggio del Vangelo e hai portato Cristo nelle terre celtiche, intercedi per noi. Guidaci lungo il cammino della fede, aiutaci a superare le nostre paure e a difendere la verità e la giustizia. Concedici la tua benedizione affinché possiamo seguire il tuo esempio di umiltà, carità e amore per Dio e per il prossimo. San Patrizio, prega per noi e proteggici, affinché possiamo camminare con fiducia sulla via della santità e della salvezza. Amen. San Patrizio Vescovo, prega per noi e per il mondo intero.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera di pentimento. Dio misericordioso, ho peccato contro di te e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Sono veramente dispiaciuto per tutti i miei peccati, perché temo le pene dell'inferno e la perdita del paradiso. Ma soprattutto perché ho offeso te, mio Dio, che sei tutto buono e degno di essere amato. Propongo con l'aiuto della tua grazia di fare penitenza, di non peccare più e di fuggire dalle occasioni di peccato. Ti prego per l'amore di Gesù Cristo, perdonami e concedimi la grazia della fede. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera al Sacro Cuore di Gesù. O Sacro Cuore di Gesù, fonte di ogni bene, io mi prostro davanti a te, colmo di gratitudine per il grande amore che hai per me e per l'umanità intera, offro il mio cuore a te oggi. Accogli le mie preghiere e i miei desideri, conduci il mio cammino, guida i miei passi lungo la via della tua giustizia. Ti prego di guarire le ferite del mio cuore e di donarmi la grazia di amare come tu ami. O Sacro Cuore di Gesù, confido in te, abbraccia la mia vita con la tua misericordia, riscaldami con il fuoco del tuo amore e fa di me un riflesso della tua luce divina. Sacro Cuore di Gesù, confido in te. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera per chiedere la guarigione fisica. O Dio, nostro Signore e Guaritore divino, rivolgo a te il mio cuore afflitto e innalzo a te la mia supplica per la guarigione fisica. Conosci ogni parte del mio corpo, conosci ogni cellula e ogni funzione. Ti prego, guarda con compassione le mie sofferenze e donami il tuo tocco di guarigione. O Gesù, tu che hai camminato sulla terra,
hai toccato i malati e li hai guariti, estendi la tua mano divina verso di me. Concedimi la forza di affrontare la malattia e la grazia di sperimentare la tua guarigione. Maria, Madre della Salute, prega per me, intercedi presso il tuo Figlio per la mia guarigione. San Raffaele, medicina di Dio, assistimi. Ti offro la mia malattia, Signore, affinché possa essere un mezzo di purificazione e un'occasione per crescere nella fede. Ma se è nella tua volontà, ti prego umilmente di concedermi la guarigione fisica. Confido in te, o Dio, fonte di ogni bene, e ringrazio per la tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera per chiedere la guarigione spirituale. O Padre Celeste, fonte di ogni luce e guarigione, mi avvicino a te con umiltà e fiducia, chiedendoti la guarigione spirituale della mia anima. Riconosco le mie fragilità, i miei peccati e le mie mancanze. Sento il bisogno del tuo perdono e della tua grazia per purificare il mio cuore e rinnovare il mio spirito. Signore Gesù, tu sei il nostro Salvatore e hai portato la guarigione ai peccatori e agli afflitti. Ti prego di entrare nella mia vita, di rimuovere ogni oscurità spirituale e di portare la luce della tua verità e amore. Spirito Santo, Consolatore e Guida, irradia la tua grazia nella mia anima, illumina la mia mente, rafforza la mia fede e aiutami a crescere nella santità. Maria, Madre della Chiesa, prega per me e guidami nel cammino della conversione. Accogli la mia supplica, o Dio misericordioso, e guarisci la mia anima, affinché possa vivere nella tua luce e amore eterno. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera per chiedere l'intercessione di tutti i santi per la guarigione fisica. O santi del cielo, amici e testimoni della fede, mi rivolgo a voi con fiducia e supplico la vostra intercessione.
affinché io possa ottenere la guarigione che tanto desidero. Santissima Trinità, fonte di ogni bene, invoco l'aiuto di tutti i santi che con la loro vita e la loro preghiera hanno glorificato il vostro santo nome. San Michele, difendimi nella lotta spirituale. San Raffaele, angelo della guarigione, assistimi. Santa Rita, patrona delle cause impossibili, intercedi per me. San Giuseppe, modello di virtù e obbedienza, prega per la mia famiglia. Santa Maria, regina degli angeli, prega per noi. O santi che avete sperimentato la misericordia di Dio, implorate per me la forza di affrontare le prove, la fede per accettare la volontà divina e la guarigione se è nella volontà di Dio. Accogliete le mie preghiere, o santi del paradiso, e presentatele al trono di Dio con il vostro potente patrocinio. Affido a voi la mia causa, certo che con l'aiuto di Dio la vostra intercessione porterà guarigione al mio corpo e alla mia anima. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di contrizione. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. O mio Dio, Padre infinitamente amorevole, grazie per il dono dell'amore che ci ha insegnato attraverso tuo Figlio Gesù Cristo. Con il tuo aiuto desidero vivere secondo il comandamento dell'amore e praticare la carità in ogni momento. Aiutami ad amarti sopra ogni cosa e il prossimo come me stesso. Illumina la mia mente e il mio cuore perché possa vedere e rispondere alle necessità degli altri con compassione, gentilezza e generosità.
concedimi la forza di perdonare, di essere paziente e di dedicarmi al servizio degli altri. O Spirito Santo, infondi in me il tuo amore, affinché possa essere uno strumento della tua pace e della tua gioia. In questo atto di carità offro a te, mio Dio, tutta la mia vita e il mio amore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di umiltà. O Signore, Padre misericordioso, riconosco la mia pochezza e la mia dipendenza da Te. In Tua presenza mi umilio con umiltà di cuore. So che senza di Te nulla posso fare. Riconosco la mia fragilità e le mie debolezze, ma confido nella Tua grazia che mi sostiene. Ti prego di illuminare la mia mente per comprendere la verità della Tua volontà e di aprire il mio cuore all'accettazione umile della Tua guida. Aiutami a superare l'orgoglio e l'egoismo e concedimi la grazia di servire gli altri con umiltà e amore. O Spirito Santo, infondi in me la virtù dell'umiltà affinché possa crescere nella Tua grazia e diventare sempre più conforme all'esempio umile di Gesù. Con umiltà di cuore offro a Te la mia vita, chiedendo la Tua continua guida e misericordia. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo insieme la preghiera finale. Signore, ti ringrazio per aver ascoltato le mie preghiere. Accogli i nostri cuori umili e concedi la tua grazia. Sia fatta la tua volontà in noi e guidaci lungo il cammino della tua luce e amore. Confidiamo in te, o Dio, e ci affidiamo alla tua misericordia. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Carissimi fratelli e sorelle, ricevete il dono della Santa Benedizione. Per intercessione di Maria e di tutti i santi del Paradiso, scenda su di voi la potenza della benedizione di Dio e possa donare a tutti guarigione. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus. E lasciatemelo dire, una coerenza poi quasi assoluta nella predicazione sull'esistenza del demonio, che è importantissima da conoscere per saperne stare in guardia, per sapersi difendere. Più la si conosce e più si è sicuri, ci si mette al sicuro dalle loro attività. Ecco, un'altra domanda. Sono colpiti dai disturbi satanici più uomini o donne, più giovani o vecchi? Ecco, tutti noi esorcisti benediciamo molte più donne che uomini. In parte è dovuto al fatto, vi dico, alcune ragioni che si portano, che ci fanno spiegare questo fatto, che le donne più facilmente degli uomini sono disposte a ricevere le benedizioni di un sacerdote. Ho avuto vari casi che mi sono portati dai familiari di gente che era evidentemente colpita dal demonio, non so se possessione o vessazione, ma che non ne volevano sapere, dietro l'invito dei loro familiari di andare a farsi esorcizzare, non ne volevano sapere, di avvicinare un sacerdote, di farsi benedire un sacerdote. Altro motivo, un pochino, forse anche il calo numerico. Le donne sono più numerose degli uomini, ma soprattutto penso che sono più esposti agli attacchi del demonio, perché il demonio pensa di servirsi da loro
di farsene una preda per poter attraverso loro arrivare agli uomini. E guardate, tante donne che si danno vita malvagia, è molto probabile che siano sotto l'impulso dei demoni per attirare gli uomini al peccato. Oppure anche un altro motivo, sì, sperano anche i demoni che attraverso le donne possano arrivare ad attirare gli uomini, come è successo con la prima donna, con Eva. Questo per rispondere alla prima domanda, se sono più colpite le donne che gli uomini, non c'è dubbio. Aggiungo anche che le donne molte volte, più degli uomini, sono facili ad andare da maghi, cartomanti, eccetera, eccetera, sedute spiritiche, frequenza di sette sataniche, eccetera. Sono più loro che le frequentano. Poi sulla seconda risposta, più giovani o vecchi, anche su questo non c'è dubbio, sono più colpiti i giovani, basta vedere come sono più esposti alle occasioni del male, specie oggi, con lo sfascio delle famiglie, col cattivo uso di grandi mezzi, che sono grandi mezzi, televisione, internet, però o se ne può fare un uso buono e un uso cattivo, come in tutte le cose. Guardate, quando si è scoperta, gli scienziati non inventano mai niente, scoprono. L'unico che ha creato tutto è Dio. Quando è stata scoperta l'energia atomica, ma c'era già anche ai tempi di Adamo ed Eva. È stata una scoperta grande, ma guardate che uso se ne è fatto. Subito il primo uso è stato quello di distruggere, di colpire 2 città del Giappone. Guardate che roba! Un'invenzione che poteva essere usata subito per il bene, usata per il male, per uccidere. Il Dio ci ha dato la libertà, la rispetta, perché la libertà, guardate, è la nostra grandezza, se non saremmo a livello degli animali o addirittura a livello degli alberi, almeno degli animali. Altra domanda, l'indemoniato è un malato contagioso? Ad aiutarlo si possono subire danni? Alle volte si sente parlare delle vendette di Satana. Oh, guardate, una domanda interessante, perché è tanto vero. Vi dico addirittura che molti sacerdoti non accettano, dietro l'invito dei loro vescovi, non accettano di fare gli esorcisti perché hanno paura. Fanno questo ragionamento stupido. Se io lascio in pace il demonio, lui mi lascia in pace. Se io lo vado a stuzicare, si vendica su di me. Guardate, è un gravissimo errore, che sia nei sacerdoti o che sia anche nella gente. Satana, più lo si combatte e più sta lontano da noi. Ha paura. Per Bacco, sono 30 anni che faccio l'esorcista, non ho mai avuto il più piccolo disturbo. Minacciato sì, però non è mai stato arrivato, quando ho minacciato di buttarmi su dal letto, ho fatto delle dormite magnifiche. Hanno minacciato però con un serpente sotto le tue lenzuola, anche lì, che belle dormite che ho fatto, che belle dormite, sono protette dalla Madonna, ma tutti siamo protetti dal Signore e dalla Madonna, basta che ci rifugiamo sotto la loro protezione. Aiutare poi gli esorcisti, aiutare le persone colpite dal demonio, è molto meritorio, sia aiutarli con la preghiera, sia aiutarli magari, specie familiari, intervenendo agli esorcismi, se c'è bisogno, non so, di tenerli stretti, se c'è bisogno di ripudirli, se vomitano, eccetera. Ecco, mai ho notato inconvenienti, ma quante centinaia di persone
in questi 30 anni mi hanno aiutato durante gli esorcismi. Mai nessuno ha avuto il più piccolo inconveniente, anzi, più uno assiste a queste cose, sempre più acquista coraggio contro il demonio, sempre di più, perché vede che il demonio non può fare niente, se noi non glielo permettiamo. Possiamo essere noi, possono essere persone che fanno delle vendette contro di noi, facendoci dei malefici, perbacco. Non è Satana che si vendica su di noi, sono persone che ci vogliono male o che magari hanno degli interessi contro i nostri interessi. Ho illustrato tanti casi, ad esempio un uomo che in un paese non troppo grande aveva un unico negozio di vestiti, di indumenti nella piazzetta principale di quel paese e la gente andava da lui, altro che, aveva dei clienti affezionati. Poi a un certo punto uno venuto da via nella stessa piazzetta ha aperto un negozio come il suo, di indumenti, e di colpo a questo qui che aveva i clienti fedeli, amici, nessuno più entrava nel suo negozio, ha capito che lì gli era stato fatto un male da quel, concorrente. Benedizioni ed esorcismi al negozio, benedizioni ed esorcismi alle persone. Ecco che la gente ha tornato a frequentare anche il suo negozio. Lui, quando è stato aperto l'altro negozio, dice: ci divideremo i clienti, ce n'è per tutti e due, non se ne era affatto allarmato. Quando poi ha visto che nessuno più entrava da lui, è il perbacco. Allora è corso ai provvedimenti, gli esorcismi e le benedizioni. Poi guardiamo ai santi. Guardate, ho letto tante vite di santi e ne leggo ancora volentieri, perché le trovo tanto istruttive le vite dei santi, di esempio. E guardate, ce ne sono tanti di santi che senza essere esorcisti e senza essere neppure sacerdoti cacciavano i demoni. Un esempio tipico è Don Bosco, che pure nella sua vita ha avuto per 2 anni degli attacchi così forti del demonio. Tutti sua madre, i suoi più vicini, più intimi, tutti sapevano che era sotto gli attacchi del demonio. Poi sono terminati. Quando era giunto vecchio a Valdocco, che viveva in camera da letto, non si sapeva se al mattino ce la faceva a scendere in cappella per celebrare la messa o se non ce la faceva, e allora avrebbe celebrato la messa nella sua camera da letto, aveva avuto tutti i permessi. Un giorno gli hanno portato dalla Francia una ragazza posseduta dal demonio, entrata in cappella sperando che quella mattina Don Bosco scendesse a dire la messa. Don Bosco quella mattina è sceso, si è vestito in sacrestia con i paramenti sacri, poi è entrato in cappella, è salito all'altare per incominciare la celebrazione della messa. Immediatamente quella ragazza si è sentita liberata. Il demonio che c'era in lei non poteva resistere alla presenza di Don Bosco, che non era un esorcista, ma era santo, altro che. Un'altra domanda. La mia vita è stato un susseguirsi di mali. Per 65 volte sono stata ricoverata in cardiologia. La vita della mia famiglia è tutta un susseguirsi di disgrazie a catena. Scusatemi, ma tante volte ho ricevuto sia persone sia lettere di persone che hanno, quella che mi scrive è tutta la famiglia, delle disgrazie a catena che sembrano quasi inverosimili, sulla salute, sulle amicizie, sul lavoro, incidenti stradali nei modi più impensati, lutti improvvisi. In questi casi uno fa degli esorcismi,
a carattere esplorativo per vedere se c'è qualche influenza malefica, ma molte volte no. Cosa si deve dire? Diciamo pure, influenza del demonio, perché Dio non vuole mai il male, non vuole mai la malattia, non vuole mai la sofferenza. Dio vuole solo il bene, è un Dio sovraccarico di amore. È importantissimo in questi casi l'attività del sacerdote che entrando in queste famiglie o ricevendo queste persone molte volte vede di non poter fare altro che pregare, aiutarli nella preghiera, ma aiutarli anche nel sostenerli, riuscire ad arginare le disgrazie. Molte volte non ci si riesce, però la causa è sempre il demonio, è la causa ultima. Però è importante il conforto, il sostegno. Non c'è dubbio che il dolore è la più grande prova anche contro la fede. O la fede si rinsalla o la fede si perde. Ecco perché in queste situazioni solo alla luce della fede possiamo trovare il significato di queste sofferenze. Sono in un campo prezioso aperto all'aiuto dei sacerdoti e di quelle altre buone persone che conoscono queste situazioni e che possono dire una parola di conforto, di sostegno. Oh, San Paolo, che non esita a dirci nella lettera ai Romani, tutto giova a chi ama Dio, tutto, anche tutte le sofferenze, tutte le contrarietà. Guardate quante ne ha avuto lui a Cipicchia, per 5 volte flagellato, per 2 volte buttato in mare, eccetera, eccetera, lapidato. Non ha mai smesso la sua attività. Guai a me se non evangelizzo. Guai a me. Il Signore gli aveva dato questo incarico e lui ci si è speso fino a che non gli hanno tagliato la testa. Allora sì che ha smesso di predicare, però anche con il suo sacrificio, che bene immenso che ha fatto. Ecco, anche noi notiamo alle volte dei sintomi, specialmente nei giovani, ci colpiscono di più, che molte volte portano alla perdita della fede, a chiudersi in se stessi, in camera sua, incapacità a studiare, incapacità a fare qualsiasi lavoro, quasi un blocco del cervello. Spesso si aggiunge la ripugnanza al cibo, un senso di inferiorità confronto a tutti e quindi una crescente disperazione. Come è importante aiutare queste persone, aiutarle, avvicinandole alla fede, alla preghiera, a capire la brevità della vita presente, non paragonabile assolutamente alla vita eterna che dura per tutta l'eternità e che loro possono guadagnare proprio con le loro sofferenze. Parliamo di Satana. Una domanda: qual è il volto di Satana? Come immaginarlo? Come rappresentarlo? Con la coda, le corna? Puzza davvero di zolfo? A dire il vero, non mi è ancora capitato di sentire puzza di zolfo, pur avendo incontrato per 30 anni, pressoché quotidianamente, anche adesso, 2 volte al giorno, quasi sempre 2 volte al giorno. Satana è un puro spirito. Quindi noi che siamo anima e corpo, siamo ben immaginabili, siamo fotografabili. Satana no. Per cui se lui non possiamo rappresentarlo come è, la sua bruttezza fisica, la sua perfidia,
dovuto dalla lontananza da Dio e al di sopra di qualunque possibilità di disegno, di immaginazione. Penso che la raffigurazione che noi spesso ne diamo con corna, ali di pipistrello, ecco, voglio, sì, tutte queste, le ali, un degrado, ossia quasi, noi pensiamo, a un uomo declassato al rango di animale, ecco perché gli diamo la coda, gli artigli, le corna, le ali. Si tratta però di nostra immaginazione. Anche il demonio stesso, quale vuole rappresentarsi, è costretto a prendere un aspetto per noi visibile, ma fasullo, che non è il suo, e può essere di tante nature diverse. Oh, Padre Pio, quante volte ha dovuto sopportare, soprattutto l'Enafro. Il demonio gli si presentava molte volte come un lupo famelico che gli si scaraventava, voleva scaraventarsi addosso e lo terrorizzava, povero Padre Pio. Altre volte con la veste del suo stesso superiore che gli dava degli ordini. Lui lì per lì rimaneva sbalordito, poi per Bacco, riflettendosi dopo, ma possibile che il mio superiore mi abbia dato quest'ordine? Lo andavo a trovare, il superiore gli diceva: va, è il demonio che ti ha ingannato. Alle volte si presentava sotto forme di ragazze giovani e provocanti per tentarlo sulla purezza. Vedete, il demonio può anche agire poi sui mali fisici, se ne può dare, può agire sulla psiche, sulla nostra immaginazione, con sogni, pensieri, fantasie. Cerca alle volte, oh quanto mi è capitato varie volte, quando una persona sta per essere liberata, molte volte in quegli ultimi istanti, in quegli ultimi momenti, il demonio trasmette alla persona i suoi stessi sentimenti di odio, di disperazione, non c'è più niente da fare. Così sono fenomeni che si verificano in persone colpite da mali satanici. Ecco, concludiamo che la vera bruttezza, la vera perfidia di questo essere è impossibile poterlo immaginare con la nostra mente umana e tantomeno non è possibile poterlo disegnare, per così dire, rappresentare scritto. Ancora, il demonio può localizzarsi in un uomo o in una sua parte, in ogni luogo, può coabitare con lo Spirito Santo. È interessante questa domanda. Essendo un puro spirito, non si localizza in nessun posto e in nessuna persona, anche se ne dà l'impressione. In realtà non si tratta di localizzarsi, ma di agire, di influire. È puro spirito, quindi come spirito influisce. Bacco in questi 30 anni che faccio esercizi, figuratevi quante volte ho parlato con il demonio che mi risponde con la bocca della persona esorcizzata. Non l'ho mai visto e non ci tengo affatto a vederlo. Non ci tengo affatto a vederlo perché prenderebbe una forma fasulla, non vera, magari da suscitare in me una paura tale quale. No, non ci tengo che si presenti. Come una forza può agire nella mente o in tutto il corpo in parte di esso, così anche il demonio può agire nella mente o in una parte del corpo. Alle volte abbiamo delle persone che vengono con l'impressione di avere un demonio dentro lo stomaco perché hanno dei mali all'intestino, dei mali fortissimi. Il demonio può provocare questi mali, è una forza spirituale.
La domanda si può coesistere con lo Spirito Santo? Guardate, sono due spiriti, il demonio è puro spirito, lo Spirito Santo, ancorché essere spirito, non è come se due rivali si trovassero dentro una stessa camera. Ecco, sono forze spirituali che possono agire contemporaneamente, naturalmente in modo opposto, in modo diverso. Ad esempio, poniamo il caso di un santo, ce ne sono stati tanti, che abbia un tormento di una possessione diabolica. Il suo corpo, ma senza dubbio, continua ad essere tempio dello Spirito Santo e lui continua a pregare, a ricevere l'Eucaristia e segue la guida dello Spirito Santo. Anche le malattie sarebbero incompatibili con la presenza dello Spirito Santo e invece ci sta la presenza dello Spirito Santo e ci sta la malattia. Ecco perché la presenza dello Spirito Santo può coesistere sempre anche con le sofferenze provocate o da malattia o anche da un'altra forza, come potrebbe essere la forza del demonio. Un'altra domanda, tante volte mi è stata fatta: non potrebbe Dio bloccare l'azione di Satana? Non potrebbe bloccare l'opera degli stregoni, dei maghi? Dio non lo fa. Creando gli angeli e gli uomini liberi, lascia che agiscano conforme alla loro natura intelligente e libera, anche se ne fanno un uso pessimo, come l'uso che ne fanno i demoni, che è proprio pessimo. C'è una parabola del Vangelo che è significativa, quello del grande e della zizzania. Vanno a dire i servi: tu ci hai dato da seminare buon grano, ma come mai c'è la zizzania? E il sovrano, Dio, risponde: è stato il demonio a seminare la zizzania. Possiamo andarla a strappare? No, aspettate il tempo della mietitura, o la morte, la mietitura, perché sennò c'è il rischio che per strappare la zizzania strappate anche del buon grano. E poi Dio aspetta, pazienza, perché vuole dare la possibilità anche alla zizzania di diventare buon grano. Tante volte noi vediamo delle persone ricche, arrivate ad alte cariche, lontani da Dio, lontani dalla Chiesa, e che vivono a lungo, per basso. Sembra proprio apposta che il Signore li faccia vivere a lungo perché abbiano il tempo di convertirsi. A noi questa pazienza di Dio dà fastidio. Noi siamo fatti così immediati, guardiamo l'immediatezza, vorremmo che il male fosse subito punito e che il bene fosse subito premiato. Invece no, il Signore aspetta il tempo finale per dare a ciascuno secondo le sue opere. Molti non credono nel demonio perché sono guariti in seguito a cure psicologiche o psicoanalitiche. Era chiaro che non avevano mali di carattere demoniaci, avevano solo disturbi di carattere, naturale, curabili con i mezzi naturali. Gli esorcisti interrogano il demonio, ne ottengono delle risposte, ma il demonio, ci dice il Signore, che è il principe della menzogna. Che cosa di utile si può ottenere ad interrogarlo? Guardate, prima di tutto è vero che poi le risposte del demonio vanno vagliate perché è un bugiardo, però alle volte il Signore impone al demonio che viene interrogato con la forza del nome di Gesù. Nel nome di Gesù, dimmi il tuo nome. Alle volte ci vuole il tempo per farglielo dire. Per lui è già una sconfitta dire il suo nome,
perché dare la certezza della sua presenza, mentre lui cerca fino alla fine di far finta di non esserci. Ecco, Satana, sconfitto da Cristo, è anche costretto a ubbidire ai seguaci di Cristo che agiscono nel nome di Gesù. E il demonio afferma espressamente di essere costretto a parlare contro la sua volontà. E tante volte lo si è costretto a dire delle verità di fede, per esempio sulla Madonna, per esempio sull'eternità del paradiso, dell'inferno. È stato costretto, è umiliato a dover dire delle verità, lui che è la bugia personificata. Un'altra domanda: Dio odia i demoni? I demoni odiano Dio? Esiste dialogo tra Dio e Satana? Guardate, si può dire con certezza che Satana odia Dio e fa tutto, cerca di trascinare noi all'inferno, lo fa per odio a Dio che ci vuole in paradiso. Ma Dio non odia mai le sue creature. Com'è bello! Dio è amore, come lo definisce San Giovanni. Dio può disapprovare il loro comportamento, il comportamento dei demoni, mai lo odia. Il libro della Sapienza, al capitolo 11, ci dice: tu, Dio, ami le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. L'odio è un tormento, forse il più grande dei tormenti. È inammissibile a Dio che è amore. È inammissibile a Dio che è amore. Per cui Dio non odia i demoni. Guardate, paragono un po' il caso, mi è capitato tante volte e sarà capitato anche a voi, di genitori che hanno dei figli che si comportano male. Non continuano ad amare quei figli, disapprovano la loro condotta, li disapprovano. Ma non per questo li odiano, no, continuano ad amarli e a cercare di farli ritornare sulla strada buona. Poi c'è dialogo tra Dio e Satana. Qualche esempio di dialogo nella Sacra Scrittura c'è, ad esempio nel libro di Giobbe, i colloqui entre Gesù che parla agli indemoniati, quando all'indemoniato di Gerasa: come ti chiami? E quello risponde: mi chiamo Legione perché siamo in molti. Gli risponde con esattezza. Leggiamo nel libro dell'Apocalisse: è stato, ecco, finito, c'è già il paradiso per tutti, finito il giudizio universale. È stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti a Dio giorno e notte. Possiamo pensare che ci sia chiusura da parte dei demoni verso Dio, tranne quando credono di poter intervenire. Non c'è chiusura da parte di Dio di fronte alle sue creature, anche le più perverse. Scusate, guardo l'ora. La Madonna Medjugorje, specie nei primi anni, anche adesso però, parla spesso di Satana. Si può dire che oggi Satana è più forte che in passato? Guardate, penso proprio di sì, altro che. Anche guardando la storia, ci sono epoche storiche di maggior corruzione di altri. Ad esempio, guardiamo il popolo romano. Ai tempi dell'impero, non c'è dubbio, troviamo generalizzata una corruzione
che ci viene descritto anche da quel libro romanzo, però storico, il Quo Vadis, una corruzione che assolutamente non esisteva ai tempi della Repubblica. È vero anche che Cristo ha sconfitto Satana, e dove regna Cristo Satana cede. Ecco perché troviamo in certe aree del paganesimo uno scatenarsi del demonio superiore a quanto riscontriamo presso i popoli cristiani. Oggi non c'è dubbio che la corruzione del popolo cristiano è così grande. Non so, sono italiano e parlo di italiani. Penso che l'Italia sia un popolo di battezzati che vivono da pagani. Un popolo di battezzati in cui gran parte, la maggioranza, vivono da pagani, votano come i pagani, aborto, divorzio e via discorrendo, peggio ancora, gay, e guardate, vivono da pagani. Ecco perché anche da noi il demonio, altro che, se adesso è molto più forte che in altri tempi. I nostri incontri di preghiera avvengono spesso delle liberazioni dal maligno. Lei ci crede o no? Oh, guardate, quando ci sono, altro che se ci credo. E io plauso a quei gruppi di preghiera dove fanno con fede, con preghiera insistente, preghiere di guarigione e liberazione, alle volte guidati da un sacerdote, alle volte no, anche guidati da un laico. Preghiere efficaci, perché ci credo che abbiano effetto buono? Perché credo alla forza della preghiera, per Bacco. E credo alle parole di Gesù, che a tutti dà un potere contro il demonio. Marco 16,17 lo cito continuamente. Coloro che credono in me, ci vuole una grande fede in Gesù, nel mio nome cacceranno i demoni. Ecco che nei primi 3 secoli tutti i cristiani, uomini, donne, giovani, vecchi, facevano esorcismi, ed era anche questo un sistema per attirare alla fede. Vediamo in autori dei primi secoli cristiani come Origene, che prendeva in giro i romani: voi invocate per liberare uno posseduto dal demonio, invocate i vostri imperatori, invocate i vostri dei, non ottenete niente. Chiunque di noi, nel nome di Gesù, libera. E con questo sistema molte volte attiravano al Signore. Per cui ecco che, pur essendosi fin dai primi secoli tante persecuzioni, pensate i secoli dove c'era, diciamo, il periodo dei martiri, fino a Costantino, e poi quanti martiri oggi ci sono, altro che più che nei primi tempi del cristianesimo. Però i cristiani aumentavano continuamente di numero, nonostante le persecuzioni. Gesù ai discepoli che gli domandano come mai noi non siamo riusciti a liberarlo, l'indemoniato di Gerasa. E Gesù dice: perché non avete avuto abbastanza fede, non avuto abbastanza preghiera, non avete abbastanza digiunato. Fede, preghiera, digiuno. E la preghiera è più forte quando viene fatta in gruppo. Ecco perché io sono ben contento che nascano, si moltiplichino questi gruppi di preghiera dove si fanno anche preghiere di guarigione e liberazione. Non hanno bisogno di nessun permesso e nessuno li può proibire, perché sono autorizzati da Gesù Cristo, da quelle parole che vi ho letto. Coloro che credono in me, nel mio nome cacceranno i demoni, e suppliscono
a questa spaventosa scarsità di esorcisti. Esistono luoghi privilegiati dove ci si può liberare. Beh, guardate, intanto sono sempre luoghi privilegiati, anche quelli dalla preghiera, si può pregare dappertutto, a letto, vestiti, nello studio, sul lavoro, in cucina, ovunque. Però non c'è dubbio che pregare in chiesa, dove c'è la presenza di Gesù Eucaristico, altro che, se rafforza, se incoraggia ancora di più la nostra preghiera. Poi pensiamo quindi ai santuari, alle chiese, luoghi di preghiera. Ci sono anche dei posti in cui c'è maggior fiducia di ottenere dei risultati, ad esempio a Sarsina, dove c'è il collare di ferro usato per penitenza da San Vicinio, il vescovo che per primo ha convertito quelle zone. Spesso imporre questo collare, me lo sono fatto imporre anch'io, tutte le volte che sono andato a Sarsina. Molte volte l'imposizione collare ha dato luogo a liberazioni. Anche Caravaggio, questo che forse è il più grande santuario della Lombardia, era famoso per le liberazioni dal demonio e ci si andava molte volte per questo. Oppure Clausetto, dove si venera una reliquia del preziosissimo sangue di nostro Signore. Ecco, direi che i ricorsi a luoghi particolari è utile per provocare in noi maggior fede e quindi per incoraggiare la forza della preghiera. Oh, guardate, non voglio rubarvi almeno gli ultimi minuti per fare voi delle domande. Sì, ne avrei parecchi ancora a dire. Mi è stato consigliato di fare spesso la rinunzia a Satana. Non ho ben capito il motivo. E guardate, come il rinnovo dei voti battesimali, dove c'è di nuovo la rinunzia a Satana. Al sabato santo c'è poi una funzione solenne, dove tutti i fedeli rinnovano la rinuncia a Satana. Chi frequenta maghi, cartomanti, eccetera, contrae un legame malefico con loro. Chi frequenta sedute spiritiche, sette sataniche, perbacco, contrae dei legami, e rinnovare la rinuncia a Satana, rinnovare i voti battesimali in cui la rinuncia a Satana è inclusa, ha valore, altro che sia valore. Poi mi dicono anche quest'ultima domanda, desidero rispondere perché è tanto comune, che efficacia hanno certi oggetti, non so, la corona del rosario, reliquie di santi, che uno magari porta in tasca o porta nel porcellino, nel portafoglio. Che valore hanno? Guardate, dipendono, se sono usati con fede, hanno valore, altro che, perché aumentano la nostra fede, aumentano l'efficacia della nostra preghiera. Se invece uno li usa come se fossero amuleti, come se fossero dei portafortuna, varie volte mi è capitato di vedere automobili che nello specchio, in genere li appendono lì, c'è magari un'immagine sacra o una medaglia sacra e c'è anche un corretto o un ferro di cavallo. Non stanno insieme fede e superstizione, non stanno insieme,
serve a niente, ma se sono usati con fede, tanto che la preghiera che c'è sulle immagini, per esempio, insiste su due concetti: di ottenere di imitare quel santo di cui abbiamo l'immagine e ottenersi di avere la protezione di questo santo. Due concetti fondamentali. Ringrazio. Adesso diamo spazio a un po' di musichetta e poi quelli che hanno delle domande li ringrazio fin da adesso, anche se non sono mai arrivato a rispondere a tutti, perché mi hanno sempre detto: guardate, anche di questo vi ringrazio. Sono già 24 anni che parlo di queste cose a Radio Maria, tutti i secondi mercoledì del mese, 24 anni, e sono grato a Padre Livio e a Radio Maria di queste trasmissioni che mi confortano in parte di quanto poco di queste cose se ne parla nelle parrocchie, nella comune predicazione dei sacerdoti. Ecco che allora vedo che Radio Maria ha insistito bene per 24 anni e pare che io non abbia ancora finito. Mi dicono sempre che ho sempre tante domande, vi assicuro che anche tante lettere che mi vengono spedite da persone che non sono riuscite a far sentire la loro domanda, e allora mi fanno una domanda e io rispondo, do la risposta rispondendo alla lettera. Ringrazio. Tra un po' dopo la musichetta. Speriamo che abbiate trovato questo episodio arricchente e illuminante. Le parole e gli insegnamenti di Don Gabriele Amorth continuano a risuonare nei cuori di molti, offrendo guida e ispirazione. Vi ringraziamo per averci seguito fino a qui e per il vostro continuo supporto al nostro canale Viva il Papa e il Rinnovamento. Se avete apprezzato questo video, vi invitiamo a mettere un mi piace, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi episodi. Lasciateci un commento qui sotto con le vostre riflessioni e domande. Saremo felici di leggerle e di rispondere. Continuate a seguirci per ulteriori approfondimenti e per continuare questo viaggio di fede e spiritualità insieme a noi. Grazie ancora per il vostro tempo e per la vostra partecipazione. Che Dio vi benedica e vi accompagni sempre. Alla prossima puntata su Viva il Papa e il Rinnovamento. Sia lodato Gesù Cristo. Benvenuti a quanti sono in ascolto. Oggi è il giorno dell'onomastico della Madonna, il nome di Maria. Io immagino la Madonna a Nazareth seduta e intorno a lei Gesù e Giuseppe che le cantano tanti auguri a te e l'applaudono. Ecco, incomincio così, perché se per caso qualcuno si fosse dimenticato di fare gli auguri alla Madonna è ancora in tempo. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. Grazie. E adesso l'argomento di questa sera è lo spiritismo, che è un'altra ramificazione dell'occultismo. Spiritismo o negromanzia, che è la stessa cosa. Parlare di spiritismo, negromanzia, di rivela una parte dello spiritismo è interrogare i morti. Lo spiritismo è interrogare i morti ed è anche interrogare gli spiriti. Parlare di spiritismo significa affrontare un tema molto impegnativo che pone in risalto un male oggi in esplosione, specie tra la gioventù. Ci troviamo di fronte a un male che ancora una volta è frutto di mancanza di fede, è un cercare verità per vie storte, ben lungi dal ricorso all'unico maestro. Si tratta anche di un argomento che ha molti risvolti, molte conseguenze, per cui anche il nostro discorso, per quanto limitato a ciò che mi sembra di maggiore utilità pratica, comporterà varie divagazioni. Che cos'è lo spiritismo? È evocare i defunti o evocare gli spiriti per interrogarli. Evocare, ossia richiamarne la presenza.
quasi sempre non in forma visibile e non sensibile, ma sempre allo scopo di fare delle domande per provocare la risposta. Evocare i defunti, ossia le anime dei defunti, è un concetto chiaro. Non possiamo dire la stessa cosa per gli spiriti. Noi conosciamo i puri spiriti, gli angeli, creati tutti buoni da Dio, tutti per il paradiso, ma sappiamo anche che una parte di essi, ribellandosi a Dio, si è trasformata in demoni. Non conosciamo altro. Gli spiritisti parlano anche di spirito guida, di entità non meglio identificate, o citano altri nomi che puzzano di fantascienza, ossia si tratta di invenzioni umane del tutto inconsistenti. Diciamo anche subito che lo spiritismo esiste da quando esiste l'uomo, presso tutti i popoli, anche i più antichi. Troviamo questo desiderio, questo tentativo, soprattutto per parlare con i morti, usando metodi o persone in conformità con la mentalità socioculturale dell'epoca e di quel popolo. Vorrei far notare un aspetto positivo di questi tentativi. È importante e in parte giustificano per l'umanità questa luce della rivelazione. Si può notare in questo una innata convinzione nella immortalità dell'anima, ancor prima che i grandi filosofi e pensatori ne fornissero dimostrazioni razionali. Perché quest'ansia di voler parlare con i defunti? Quali sono i principali motivi? Ecco, vi riassumo così: curiosità o desiderio di conoscere, la curiosità di vedere se il tentativo riesce e che cosa ci impara, che cosa viene detto, o meglio, che cosa viene risposto, oppure il desiderio di conoscere se esiste veramente un al di là, come è fatto, come ci si vive. Un secondo motivo può essere l'affetto molto sentito verso persone defunte da cui non ci si vorrebbe distaccare, il desiderio di parlare con loro, di sapere come stanno, di sentirle vive vicine. Un terzo motivo, l'interesse di apprendere eventi futuri, supponendo che i defunti li conoscano, oppure l'interesse di farsi consigliare nei momenti di dubbio su che cosa è meglio fare, su quali decisioni prendere. Aggiungo anche un altro motivo, soprattutto nel caso di evocazioni degli spiriti, il desiderio di averne protezione o di ottenere dei poteri particolari assoggettandosi ad essi e se ne diventa schiavi, o a servirli a proprio uso e consumo. Mi pare che per chi non ha fede, perché il grande dono della conoscenza delle verità rivelate, risultano chiari i motivi per cui tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, e con la sua autorità la Chiesa, proibiscono ogni forma di spiritismo. Chi ha fede cerca e trova le risposte ai suoi dubbi nelle parole divine. Dio ha parlato. Volere cercare le verità del mondo ultraterreno non rivolgendosi a Dio, ma seguendo le vie storte degli espedienti umani, è una grave colpa contro il primo comandamento, è un buttarsi nella superstizione, è sviarsi dalla verità per aderire all'errore. Chi è che risponde nelle sedute spiritiche? Possono essere trucchi, suggestioni, fenomeni paranormali, ma possono anche essere interventi diabolici. Perciò sono pesanti le condanne della Bibbia, basta citare la forte espressione su cui insisteremo ancora: chi interroga i morti è in abominio a Dio, Deuteronomio 18:12. Io lo traduco in genere: chi interroga i morti fa schifo a Dio, è in abominio a Dio. E altrettanto chiare sono le condanne ecclesiastiche. Ne cito una che è complessa ma è completa: non è permesso partecipare con medium o senza medium, servendosi o no dell'ipnotismo, a sedute o a manifestazioni spiritiche, anche se hanno l'apparenza onesta o pia, sia che si interroghino le anime e gli spiriti, sia che si ascoltino le risposte, ci si limita ad ascoltare, sia anche se ci si accontenta di fare solo da osservatori.
condannati. Santo Ufficio, 24 aprile del 1917, è una risposta completa, adatta al nostro tempo, ad esempio quando dice con medium o senza medium, sembra anticipare i nostri giorni in cui le sedute spiritiche si fanno soprattutto col gioco del bicchierino della moneta, o col registratore, col televisore, col telefono, col computer e soprattutto con la scrittura automatica. Quando si afferma, anche se hanno l'apparenza onesta, pia, sembra di prevedere certe forme, certi movimenti, tipo il movimento della speranza, su cui faremo un cenno più avanti. Ora vogliamo anche ricordare brevemente la parte positiva, ossia ciò che la rivelazione ci dice riguardo ai defunti. Intanto ci dice che le anime dei defunti vanno subito o in paradiso o in purgatorio o all'inferno, nessuna paura della morte, è come aprire una porta ed entrare in un'altra camera. Avete presente Gesù al buon ladrone? Oggi sarai con me in paradiso, subito. È una verità affermata anche da due concili ecumenici, quello di Lione e quello di Firenze, e ricordata più volte dai documenti ecclesiastici. Potranno emergere ulteriori precisazioni, ma il pensiero espresso dalla Bibbia è chiaro e ricco di conseguenze pratiche. Ne cito la principale: abbiamo solo questa vita come periodo di prova, non c'è appello, poi subito dopo o paradiso o inferno purgatorio. Non c'è un appello. Il Vangelo ha espressioni che non lasciano dubbi, per cui bisogna essere sempre pronti. La storiella della reincarnazione, notate, in cui credono tutte le grandi religioni orientali, e ci sono tanti in Italia che lasciano la fede cattolica per buttarsi in religioni orientali, in cui oggi credono almeno un quarto di italiani. La reincarnazione è inammissibile, è in netta contraddizione con la risurrezione che sta alla base del cristianesimo. O si crede alla risurrezione o se no credi pure alla reincarnazione, ma sei un cretino se tu conosci il Vangelo, le parole di Gesù, se tu hai avuto il germe della fede. Se tu non hai avuto questo, è un errore che allora si può anche perdonare in chi non ha ricevuto il dono della rivelazione. La fede ci dice ancora qualcosa circa l'attività delle anime dei defunti. Pensiamo al grande dogma della comunione dei santi. Ci dice che le anime in paradiso possono ricevere le nostre preghiere e intercedere per noi, per cui preghiamo soprattutto i santi, ma anche i nostri cari. Le anime del purgatorio possono ricevere i nostri suffragi e aiutarci, ottenerci grazie, anche le loro preghiere non ottengono niente per loro stessi, ma per noi sono efficaci. Il tutto avviene non direttamente, ma attraverso Dio. Come attraverso Dio i nostri cari defunti possono seguire le nostre attività. Ecco, vorrei ricordarvi un piccolo dettaglio della parabola del ricco Epulone. Pur vedendo Lazzaro nel seno di Abramo, che rappresenta Dio, il ricco Epulone non si rivolge mai direttamente a Lazzaro, si rivolge sempre ad Abramo, perché tra noi e i defunti c'è un distacco insormontabile. Vivono in un'altra dimensione i defunti, ecco per cui il rapporto può esserci soltanto attraverso Dio. Può sembrare che si sia detto troppo poco circa l'attività delle anime dei defunti e noi esorcisti ci troviamo spesso di fronte a problemi che vorremmo approfondire, dedicheremo un capitolo a questo, ai problemi che abbiamo noi esorcisti. Credo che quando i teologi ritorneranno ad amare più la teologia che la sociologia, si potrà ancora arricchire il nostro patrimonio di conoscenze contenuto nella Bibbia o esplicitamente o implicitamente. È sempre però sulla rivelazione che ci dobbiamo basare. Chi vuol seguire le vie storte dello spiritismo o dell'interrogare i morti si allontana da Dio, dalla verità. Qualcuno potrà ricciare il naso, pensare che si è detto troppo poco. Ricordiamoci allora che qui ci troviamo nel campo del soprannaturale, in cui la scienza umana non ha nessuna parte.
Come mai avranno parte dimostrazioni scientifiche? Queste valgono per il mondo sensibile, visibile, toccabile. Allora sì che possono valere le dimostrazioni scientifiche, ma le verità soprannaturali, quelle che riguardano il mondo invisibile, mai saranno soggette a dimostrazione con l'attacco o con la risonanza magnetica, con i mezzi scientifici di oggi, mai. Perché? Perché sono rivelazioni che sappiamo da Dio, perché Dio ha parlato, quindi l'esistenza degli angeli e dei demoni, l'esistenza del paradiso, del purgatorio, dell'inferno, sono rivelazioni divine. Solo l'esistenza di Dio non ha bisogno, anche se c'è stato altro che la rivelazione divina, ma può essere raggiunta dalla ragione umana, perché dal creato noi arriviamo a credere nel creatore. Ovunque guardi io giro, invece Dio ti vedo. Basta aprire gli occhi per credere nell'esistenza di Dio. È possibile un contatto diretto con i defunti? Ecco, c'è una radicale differenza tra la vita terrena e la vita eterna. Abbiamo detto che le anime dei defunti vanno subito in paradiso, in purgatorio, all'inferno. La rivelazione ci fornisce dati essenziali. La fede è credere a questi dati, neanche saperci accontentare. Non c'è fede se non c'è umiltà, per cui la Bibbia stessa ci ammonisce, Siracide 3:21, non voler indagare le cose troppo grandi per te. Accontentati per le cose, le verità soprannaturali, accontentati di quello che Dio ci ha rivelato, è più che sufficiente. È così grande la differenza tra questa vita e l'altra, che guardate, io tirerei le orecchie a San Paolo, eppure ha scritto tanto, così bene, con tanto approfondimento. È stato rapito in paradiso, è andato in paradiso, e che cosa ci ha detto? Niente. È tornato e ci ha detto solo questo: la lingua umana non può esprimere le felicità immense che il Signore ha riservato per i suoi eletti. Ecco, la lingua umana non può esprimere, e così non esprime niente, non ci ha detto niente. Beh, beato te che hai visto il paradiso, ne hai goduto, anche se non sei riuscito a darcene nessuna descrizione. Ad esempio, si chiedono i teologi se trovarsi in paradiso è uno stato, un modo di essere o un luogo. Certamente la dimensione di spazio e tempo nell'altra vita avranno un significato del tutto diverso da quello attuale. Sempre ci saranno dei limiti, perché solo Dio è infinito, ma le condizioni sono del tutto diverse. L'uomo è formato di anima e di corpo, questa completezza è stata fissa dal peccato che ha portato alla morte. Se ne mangerete morirete. Sei nato dalla terra e tornerai in terra, ricordati l'uomo che sei di terra, tornerai in terra, ma Cristo con la sua risurrezione ha meritato sia l'apertura del paradiso che era stato chiuso, ha meritato che la risurrezione della nostra carne alla fine del mondo, ha meritato, quindi ha sconfitto la morte, questo avverrà, per cui anche la felicità attuale, per esempio, di San Francesco, di San Domenico, dei nostri cari che sono in paradiso, è una felicità completa secondo lo stato in cui si trovano con la sola anima, ma sarà ancora più grande, adesso non potrebbero averne una maggiore, ma sarà ancora più grande alla fine del mondo, quando anche il loro corpo sarà glorificato insieme all'anima. La Chiesa, la fede, ha un massimo rispetto del corpo umano, massimo, destinato alla glorificazione eterna insieme all'anima, anche se le decisioni sono prese già su questa vita, sono irrevocabili. Per esempio anche per i demoni, ci dice San Pietro che sono incatenati nel Tartaro in attesa del giudizio, e San Paolo dice: ma non lo sapete che giudicheremo gli angeli? O se dia Cristo giudice, lui l'unico giudice, però ci associerà addirittura per il giudizio degli angeli.
come si vede quando parliamo dell'aldilà, balbettiamo, tanto che lo stesso San Tommaso ci invita a tenere conto delle rivelazioni private dei santi. Perché? Perché ne sappiamo così poco e loro molte volte ci sono d'aiuto. Ecco, abbiamo detto che lo spiritismo è in esplosione. Se nel secolo scorso era quasi appannaggio di adulti e si usava la formula, questa era la forma, invitare un medium perché evocassi i morti. Oggi predominano le altre forme che abbiamo elencato, specie la scrittura automatica, il televisore, ecco, il Monsignor Casale, già arcivescovo di Foggia, presidente del CESNUR, aveva fatto un'inchiesta nella sua diocesi. È risultato che il 36% della gioventù delle scuole superiori ha fatto almeno qualche volta spiritismo. Notate il 36% e il 17% degli stessi giovani convinti di essersi messi veramente a contatto con dei defunti. Io credo, dalla mia esperienza, che questi dati siano da generalizzare, non solo per la diocesi di Foggia, ma per tutti. Si possono fare anche privatamente, da soli, non è necessario farli in gruppo, col registratore, col telefono, col computer, col televisore, con la scrittura automatica. Può essere fatto anche personalmente. Ricordo sempre, lasciatemi ricordare questo, quando una volta fui invitato in una scuola di liceo classico qui a Roma a parlare un pomeriggio in aula magna, quindi fuori dagli orari scolastici. In quei giorni era stato di moda parlare un po' degli esorcisti che erano spariti dalla circolazione perché c'era in giro quel grande film L'Esorcista che ha girato il mondo. Poi io ho avuto anche un'altra cosa, che poco prima, 2 giorni prima di essere invitato a quella scuola, ero stato invitato da quello che allora era il principale presentatore della televisione, Pippo Baudo, Canale 1, ero stato invitato e quindi ero apparso in televisione, intervistato da Pippo Baudo. Figuratevi ragazzi a sentir parlare, viene un esorcista, quello che avete visto in televisione, quello che parla degli esorcismi, figuratevi, c'era l'aula magna piena, greppa. Quando ho chiesto, alzi la mano senza paura, chi di voi ha fatto almeno qualche volta il gioco, chiamiamolo gioco, del televisivo, della moneta o del bicchierino, come si vuole. Ma tanti hanno alzato la mano, ma io credo quasi la metà. E quando ho chiesto, anche su questo non abbiate paura, e che ore scolastiche lo fate sto gioco? Per caso lo fate durante l'ora di religione? Ma tante mani si sono alzate e l'insegnante di religione, il sacerdote che mi aveva invitato, era rimasto sbalordito. Prima di procedere ci consente ancora una divagazione. Un'influenza indiretta allo spiritismo è venuta anche da un'altra fonte che con lo spiritismo non ha niente a che fare. Dopo che è stato pubblicato da Mondadori il libro di Modì, La vita oltre la vita, e sono usciti poi vari altri libri analoghi che narrano la testimonianza di persone in coma, clinicamente morte, che poi si sono riprese. E tutti fanno dei racconti simili tra di loro, ottimistici, parlano di essersi trovati avvolti in un ambiente luminoso, circondate da un senso di amore, per cui talvolta hanno provato un senso di dispiacere accorgendosi che stavano ritornando in vita, nella vita terrena, e hanno poi dichiarato: non ho più paura della morte, so dove vado. Ecco, è chiaro che in questi casi le persone non erano ancora morte. Non è facile stabilire il momento esatto della morte. Sono casi che vanno studiati da un punto di vista scientifico, sì, medico. Ripeto però che sono casi che non hanno nulla a che vedere con lo spiritismo.
Che cosa dobbiamo dire alle persone dedite dello spiritismo? Che cosa dire ai genitori che, affranti per l'improvvisa morte di un figlio giovane, si sono rifugiati nel conforto dei messaggi che questo figlio invia loro tramite il registratore, la scrittura automatica? Ricordo sempre una signora qui a Radio Maria, perché ho già parlato in passato di questi argomenti, che diceva: ma io riesco a stare in vita perché ogni sera attraverso la radio, come mi è stato insegnato dal movimento per sentire, per parlare con i defunti, posso parlare con mio figlio. Oh, guardate, ritorniamo alla Bibbia: chi interroga i morti è in abominio a Dio, così ci dice la Bibbia. Anziché riportare molte citazioni, preferisco lasciarvi con questa. Credere che Dio è un Padre infinitamente buono, che vuole il nostro bene, e credere che tutte le proibizioni di Dio ci sono date, come sono le proibizioni del Decalogo, non uccidere, non rubare, eccetera, ci sono date per il nostro bene. Se Dio, che ci ama, sia noi le creature vive, ci ama tutti. Se il dialogo con i defunti fosse utile, se fosse un bene, Dio sarebbe il primo a favorirlo. Se lo proibisce così duramente è perché sa che è un male, è un mezzo per distogliere da Dio, per allontanare dalla verità, per nuocere alla fede. Per chi ha il dono della rivelazione basta sapere che Dio non vuole, basta sapere questo per evitare ciò che Dio proibisce. Per evitare questo, Dio può permettere che un defunto si presenti a un vivente o gli parli, o che abbia comunque un contatto diretto con lui. Ecco, ne troviamo qualche rarissimo esempio nella Bibbia, nella vita dei santi. Si tratta di casi straordinari, quindi molto rari. Dio può tutto, soprattutto però c'è una differenza sostanziale che mi preme rilevare. In tutti questi casi il fatto avviene per libera iniziativa di Dio, mai come frutto di abilità o di espedienti umani, mai. Ad esempio, è lo stesso caso delle apparizioni. Bernadetta non ha fatto nulla per provocare le apparizioni della Vergine Immacolata a Lourdes. I 3 bambini di Fatima non hanno fatto nulla per ottenere l'apparizione della Vergine a Cova d'Airia. I fatti si sono svolti per pura iniziativa divina, nelle circostanze e nei limiti stabiliti da Dio. Ecco, questo è importante. Quali mezzi può usare Dio per concedere un contatto straordinario con un defunto? Dio può usare i mezzi che vuole, con assoluta libertà, può servirsi di un'apparizione, come ha fatto con San Giovanni Bosco, o di voci, come è accaduto a Santa Giovanna d'Arco. C'è un unico caso nella Bibbia in cui Dio, che può usare i mezzi che vuole, si è servita di una medium. È il caso di Saul, quando si fa evocare il profeta Samuele, che era morto da poco tempo. È un fatto così straordinario permesso da Dio, e ce lo fa capire l'urlo della medium che si è trovata di fronte a un caso del tutto nuovo, e il rimprovero di Samuele: perché mi hai fatto chiamare? E la dura profezia: oggi e tu e i tuoi figli verrete uccisi. Credo che ce ne sia abbastanza per far passare la voglia di evocare un morto. Ecco, aggiungo anche la bontà oggettiva del messaggio non ne giustifica l'origine. Perché? Sì, è sufficiente dirci che la provvidenza è buona. I messaggi che vengono dati sono buonissimi, soprattutto vorrei rilevare che sono messaggi in cui uno crede di parlare col defunto o con uno spirito e invece parla con se stesso, sono frutti del subconscio. Uno parla con se stesso, e se uno vuol credere alle menzogne, credo alle menzogne, però sono menzogne. Ecco,
i criteri con cui mi sento da dire. Tante volte mi sono sentito dire: ma il messaggio è così buono, è così consolante per me, per forza. Ma se è falso, che cosa te ne fai? È noto un libro che ha raggiunto tante edizioni, della ragazza morta a 22 anni, messaggi consolantissimi alla madre, e nella premessa del volume notate la dichiarazione di 5 noti sacerdoti che affermano: sono parole di cielo. È proprio il caso di ripetere ancora una volta, sono tutte frutte del subconscio. Uno dice a se stesso quello che vorrebbe sentirsi dire. È proprio il caso di ripetere le parole di San Paolo: verrà un tempo in cui gli uomini non sopporteranno più la sana dottrina, ma secondo le proprie voglie si circonderanno di una schiera di maestri, facendosi solleticare le orecchie, e stoneranno l'udito dalla verità per volgersi alle favole. Ma guardate anche quanta abbondanza c'è di falsi carismatici, di gente che corre da loro, va da loro, hanno il filo diretto con Gesù, con la Madonna, ti dicono subito le risposte del Signore o le risposte di un santo, ma va. Ecco, ammiro invece quei genitori che in casi analoghi sanno rivolgersi alla fede, hanno la convinzione che il loro figlio è vivo. Si dice nel primo prefazio dei defunti: la vita non è tolta ma trasformata. Sanno che è vivo, sanno che lo rivedranno, pregano per lui, si raccomandano alla sua intercessione, gli parlano anche, ma senza attendersi nessuna risposta, sapendo che Dio può far udire a lui le loro parole. Ecco, attraverso la scrittura automatica mi conforta proprio secondo le mie aspirazioni e mi aiuta a continuare a pregare. Ma vatti a far friggere, tu stai parlando con te stesso, non col tuo figliolo defunto, e ti dice esattamente le cose che tu vorresti sentirti dire. Ecco perché spendo appena una parola sul movimento della speranza. Non mi soffermo, sono cose già dette più che sufficientemente, alla totale disapprovazione eppure questo movimento si sta diffondendo ampiamente in Italia e all'estero. Per forza, le erbacce fanno presto a crescere. Chi vuol saperne di più, legga quell'apposito capitolo che vi dedica Armando Pavese nel suo libro Come difendersi dai maghi, edizione PM. Come difendersi dai maghi. È chiaro e sufficiente. E riporta anche l'attenzione. Guardate, sempre più, anche a questo proposito, si sta svegliando l'autorità ecclesiastica, perché prima era, come sempre in queste cose, era disinformata, come sempre in queste cose, è disinformata. Preti e vescovi molte volte non ne sanno un H di questi argomenti. E tante volte andavano dei sacerdoti a chiedere al vescovo: ecco, abbiamo un raduno di persone di cultura, un raduno culturale, ci permette di celebrare la messa? Ci sarà una folla di 200-300 persone come minimo? Oh sì, celebrate pure la messa, ed è il movimento della speranza. Poi un po' per volta hanno aperto le orecchie e hanno detto: a voi la messa? No, non ve la concedo, siete fuori dalla legge della Chiesa. Ma bisogna che aprano gli occhi, che si informino. Devo anche avvertire che la partecipazione a sedute spiritiche può causare mali psichici, ma è anche una delle cause dei disturbi malefici e della stessa possessione diabolica. Più volte ho avuto casi di genitori che mi hanno accompagnato figli, anche giovanissimi, che dopo una o più sedute spiritiche fatte per gioco non riuscivano più a studiare, a riposare, a mangiare, avevano incubi e cose simili. Poteva trattarsi di turbe psichiche, ma poteva anche trattarsi di mali malefici che poi si evidenziano con l'esorcismo. Una signora mi parlava attraverso il registratore, si era messa a contatto con uno spirito non ben identificato che ha ritenuto senz'altro buono, perché le diceva solo cose buone e le insegnava a pregare.
dopo qualche anno, questa signora era ormai legata a questo spirito e questo ha incominciato a dire cose cattive e poi a bestemmiare. L'interessata ha capito subito di dover troncare e lo ha fatto, anche se con ricrescimento, ma ormai aveva assorbito a tal punto le influenze malefiche che le durano tuttora. Viene disturbata da voci che non la lasciano lavorare, che non le permettono di dormire. È uno di quei casi in cui che io studio con l'aiuto di uno psichiatra e di uno psicologo. Lo esorcizzo, però non ci cavo niente. Certe volte ci vuole tempo per identificare la causa di un male. Ecco, è bene che la gente sappia il guadagno che ci fa a prendere certe strade. Il guadagno che ci fa. Ecco, mi hanno confermato nella fede, mi hanno tolto dalla disperazione. Vai, prendi il Vangelo, ma com'è bello quell'episodio che ho già citato del ricco Epulone. È una parabola stupenda, quando il ricco Epulone si dimostra finalmente premuroso verso i suoi cari. Ho 5 fratelli che vivono come vivevo io, ma vengono a finire dove sono io, e chiede ad Abramo: manda Lazzaro che avverta i miei fratelli affinché cambino vita e non vengano a finire qui. E Abramo risponde: hanno Mosè e i profeti, gli ascoltino. E l'Ebulone: no, non li ascoltano, ma se qualcuno dei morti andrà da loro. E Abramo: se non ascoltano Mosè e i profeti, non ascolterebbero neppure se qualcuno risorgesse dai morti. Guardate come queste parole del Vangelo sono state messe in poesia, in quella famosa terzina di Dante: avete il Vecchio e il Nuovo Testamento, la Bibbia, e il pastore della Chiesa che vi guida, il Papa. Questo vi basti al vostro salvamento, non cercate altro. La Bibbia e il Papa, la Bibbia e l'insegnamento della Chiesa, bastano. Con questo siete salvi, Ecco, che cosa occorre per raddrizzare Ecco, io penso che occorrono 3 cose, soprattutto oggi: l'istruzione religiosa, un'informazione specifica e la disponibilità ad ascoltare. Però bisogna essere pratici. Se ascolti le persone e non ne capisci niente e non sai ma che cosa insegni? Quante volte mi sono sentito dire: mi sono rivolto al mio parroco, un sacerdote, per avere istruzioni in sto campo, e li ho trovati completamente ignoranti. Prima di tutto l'istruzione religiosa, ecco la nuova evangelizzazione, la conoscenza delle leggi di Dio. Se l'uomo segue i suoi capricci, inevitabilmente cade in errori che spesso paga duramente anche in questa vita. Se invece si seguono le leggi del Signore, si è protetti dal male, o almeno da tanti mali che ci procuriamo con le nostre mani. Quante volte sentite dire anche voi: sono credente ma non sono praticante. Figliolo, ricordate quel giovane che va da Gesù e gli chiede: come si fa ad andare in paradiso? E Gesù cosa gli risponde? Figliolo, osserva i comandamenti. Sono credente e non praticante. Quante volte me lo sono sentito dire? E la prima domanda che io faccio: ma vai a messa tutte le domeniche? No. E allora che praticante sei? Non sei praticante, ma che cristiano sei? E do i foglietti che ce n'ho in abbondanza, ho il cassetto pieno, i foglietti con i 10 comandamenti. Ecco, sempre essere al corrente delle leggi di Dio e osservarle. Non chi dice Signore, Signore, è ancora Gesù che ci parla, Gesù, l'unico maestro, Gesù. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa
la volontà del Padre mio che nei cieli, contenuta nei 10 comandamenti e nel grande precetto di Gesù. Vi do un nuovo comandamento: amatevi come io vi amo. Lasciatemi raccontare questo episodietto. Noi vorremmo tanto San Giovanni è tra gli evangelisti quello che ci dà il maggior numero di discorsi di Gesù. Ognuno ha le sue caratteristiche. È stupendo il Vangelo proprio perché sono 4 obiettivi su Gesù che lo analizzano da angolazioni diverse, anche se talvolta hanno delle somiglianze o delle uguaglianze, ma ognuno ha le sue caratteristiche e quindi ce ne danno una visione completa. E Giovanni, vecchio, forse a Efeso, forse lì, non sappiamo con esattezza dove è morto, veniva portato accompagnato di peso alle riunioni dei cristiani e gli dicevano: parlaci, dici qualcosa di Gesù, e lui ripeteva: amatevi l'un l'altro, amatevi l'un l'altro, amatevi l'un l'altro. Ah, uffa, che barba! Ma a un certo punto, ma insomma, tu sei stato per 3 anni col Signore e saprai pure cose che magari non hai ancora scritto. Parole di Gesù, altri suoi esempi, altre sue parabole, dici qualcosa di Gesù. Amatevi l'un l'altro. Se fate questo è tutto. Guardate che parole. San Giovanni, apostolo, il prediletto di Gesù, colui che è stato affidato a Maria. Io ci tengo a queste successioni. Non era Maria ad aver bisogno di Giovanni, era Giovanni ad aver bisogno di Maria, per cui Gesù incomincia: donna, ecco tuo figlio. E poi la controparte: ecco la madre tua. Ma prima di tutto, ecco, è stato affidato a Maria, e ci riassume il Vangelo con queste parole: amatevi l'un l'altro. Se il mondo fosse pieno di gente, di uomini che si amano, sarebbe già un paradiso in terra. Non ci sarebbe la miseria, perché chi è ricco aiuterebbe chi è povero e via discorrendo. Non ci sarebbero differenze di razze, niente. Amatevi l'un l'altro. Segui la religione che vuoi, ma ama. Secondo punto, quindi primo di tutto istruzione religiosa. Secondo, occorre un'informazione specifica, soprattutto da parte dei sacerdoti, degli educatori, dei genitori. Molti cadono in errore, anche facendo sedute spiritiche, per non essersi messi in guardia da chi sapeva ciò che stavano facendo. Vi ho detto quell'episodio della scuola romana. Guardate che quel sacerdote che mi ha invitato a vedere tanti mani alzate quando ho chiesto se facevano il gioco del bicchierino, della moneta, una seduta spiritica durante l'ora di religione, a vedere tante mani alzate, c'è rimasto malissimo. Dico: ma tu eri lì, vedevi e non capivi quello che facevano? No, non lo capiva, non lo sapeva, non sapeva che era contro la legge di Dio, ciò che comporta dei pericoli. Occorre essere istruiti per poter istruire, e qui non è un compito solo di vescovi e preti, ma di tutti. Dobbiamo tutti essere testimoni del Vangelo, altro che se anche i laici non sono responsabili, non si sentono responsabili del grande comandamento di Gesù: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a tutte le genti. Non bastano i missionari, non bastano i preti, i vescovi, no, anche i laici. Quanto è importante, i laici che si fanno apostoli, occorre un'informazione specifica, sapere per poter istruire. Terza cosa, anche questo così importante, la disponibilità ad ascoltare le persone, la disponibilità al dialogo, ad ascoltare i loro problemi, ciò che hanno
ciò che fanno per poterli risolvere. Guardate, la carità è la regina delle virtù cristiane, è la carità della verità, ossia insegnare la verità è forse la forma più importante e più urgente di carità cristiana. Tante volte mi sono sentito dire, io che ho quasi 60 anni, sto qui a Roma, persone che mi dicono: guardi padre, avevo dei dubbi di fede, dei problemi di fede, qui a Roma vedo migliaia di sacerdoti, non ne trovo uno disposto ad ascoltarmi, non ne trovo uno disposto ad ascoltarmi. Figlioli cari, se noi perdiamo la battaglia dell'ascolto, siamo sconfitti. Saper ascoltare, la disponibilità, costa tempo, costa fatica, non importa, ad ascoltare le persone, a dialogare con loro. Ma così poco oggi il dialogo tra genitori e figli, ma è così poco, ma che dialogo c'è? Due genitori che lavorano, vanno via al mattino, tornano alla sera. Poi tante famiglie in cui quando si è a tavola hanno il televisore acceso. Papà vuole sentire le notizie. È chiuso, mio padre non ha mai voluto né la radio quando c'era la radio, né il televisore in camera da pranzo. No, si deve parlare, dobbiamo dialogare. Grazie al cielo ho avuto due genitori santi, la fede l'ho imparata dai miei genitori, sono loro che mi hanno istruito sul Vangelo, sulla preghiera, e poi ho avuto la grande formazione nell'azione cattolica. Ecco, cari fratelli e sorelle, ho finito questa chiacchierata, aspetto le vostre risposte per essere corretto, per essere completato. Le vostre risposte mi sono di grande utilità. Grazie. Adesso uno stacco musicale breve perché se no mi annoio. Grazie. Benvenuti al nostro canale Viva il Papa e il Rinnovamento. Oggi abbiamo un insegnamento speciale da padre Gabriele Amort, un rinomato esorcista della Chiesa Cattolica. In questa catechesi, padre Amort ci guiderà attraverso un viaggio di comprensione delle cause della presenza malefica. Esploreremo come le nostre azioni personali possono causare disturbi e come la presenza di certi oggetti può emanare influenze malefiche. Padre Amort ci aiuterà a capire come alcune persone possono emanare influenze negative solo con la loro presenza e come queste influenze possono provenire persino da parenti. Questo video è un invito a riflettere e a comprendere meglio le forze invisibili che ci circondano. Unisciti a noi in questo viaggio di scoperta e illuminazione. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche per non perdere i futuri insegnamenti di padre Amort. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Saluto con piacere quanti sono in ascolto anche questa sera, questa giornata del mese di agosto. Ecco, l'argomento di questa sera. Abbiamo elencato alcune cause e conseguenze delle presenze malefiche, però è un tema che è importante approfondire. Capire le cause significa anche poi saperle evitare e sapere le conseguenze, sapere cosa bisogna fare quando ci si è incappati. Ecco, aggiungo anche che è un argomento abbastanza difficile, che interessa molto noi esorcisti che Fondamentalmente fanno un ascolto
le persone che sono sovraindebitate in genere sono inviate dai centri d'ascolto delle Caritas, ma anche da molte altre realtà. Questo ascolto si traduce in un accompagnamento, a volte anche lungo, perché bisogna ricostruire la posizione debitoria di queste persone, i tragitti che li hanno portati a non essere più in grado di restituire, e laddove necessario si interviene anche economicamente con un prestito fatto da una banca convenzionata con le fondazioni antiusura, che è garantito appunto dal fondo di prevenzione ministeriale. Noi all'anno, tutte le 35 fondazioni antiusura, incontriamo circa dalle 5.000 alle 6.000 persone, e su queste si fanno circa 700 interventi economici che sollevano queste persone dal dover restituire al recupero crediti o ai creditori. Noi diventiamo gli unici creditori e quindi accompagniamo anche nella restituzione dopo questo prestito. Questo è fondamentale, perché io penso che nel momento in cui una persona o una famiglia si mette in mano a un usuraio non veda spesso più la possibilità d'uscita, perché talvolta lo diventa perfino quando ci sono strumenti illeciti, il costo della vita è talmente alto che a volte si fa fatica ad uscire dal debito contratto. Quindi sapere che sul territorio c'è una presenza che lavora seriamente e aiuta queste persone a uscirne. Sì, le persone che si trovano in questa situazione possono andare sul sito della consulta, individuare sul sito del Ministero, individuare le fondazioni che sul territorio possono offrire questo accompagnamento, questo intervento anche economico, perché oggettivamente una persona che è sovraindebitata, che non ce la fa più a restituire, difficilmente da sola riuscirà a uscirne. Ha bisogno di qualcuno che l'accompagna a ridefinire la sua posizione, ma soprattutto qualcuno che può intervenire e che chiaramente è alternativo al prestito illegale che gli usurai offrono. In chiusura del suo intervento, qual è la vostra preoccupazione più grande in questo momento? Ma noi siamo molto preoccupati di tanti aspetti. Uno è sicuramente l'enorme offerta di gioco d'azzardo che viene dato alla popolazione. Dentro qui ormai una persona su due delle persone che si rivolgono alle fondazioni antiusura hanno a che fare con questo tema dell'azzardo. L'altro è un spostamento, c'è un provvedimento insomma che sposta la possibilità del recupero credito dal controllo, diciamo così, del magistrato all'iniziativa libera dell'avvocato del creditore. Questo è riservato solo ad aziende, a lavoratori autonomi, ma apre la strada a uno sbilanciamento del potere, diciamo così, dell'equilibrio che ci deve essere comunque tra i legittimi diritti del creditore, ma anche la possibilità di difesa dell'indebitato. In questo caso basta un'ingiunzione dell'avvocato e se dopo 40 giorni non viene impugnato, non c'è opposizione, vale come iniziativa di pignoramento piuttosto che di esecuzione e di recupero credito che fosse stato emesso da un giudice. In questo caso il giudice viene saltato e noi pensiamo che questo sia molto pericoloso, apre la strada a dei tentativi che sicuramente ci saranno da parte degli avvocati di comunque tentare il recupero. Dall'altra parte, se c'è una persona sprovveduta o debole, non ha neanche la possibilità di capire cosa sta succedendo e di ricorrere entro 40 giorni. Grazie per aver messo in luce anche quest'ulteriore preoccupazione e buon lavoro per quello che fate. Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.
Allora, si terrà a Roma da domenica l'incontro internazionale interreligioso della Sant'Egidio. Telepace trasmetterà in diretta domenica mattina dalla Basilica di San Giovanni in Laterano la Santa Messa presieduta dal Cardinale Pizzaballa, ma vediamo questo contributo della Sant'Egidio. Si apre a Roma l'incontro internazionale Religioni e culture per la pace, dal titolo Osare la pace. Dal 26 al 28 ottobre la città di Roma, la città del Giubileo, accoglierà questo grandissimo evento internazionale con migliaia di partecipanti e tanti leader religiosi da tutto il mondo, di tutte le religioni, ma anche uomini di cultura, della società civile, dell'economia, della politica, che si confronteranno su un tema fondamentale, osare la pace. Perché abbiamo scelto questo titolo? Perché sono anni, mesi in cui la guerra è la triste compagna della vita degli uomini, delle donne e dei popoli, e soprattutto è la tragica compagna di milioni di persone che ne sono